Ciao, bentornato nel mio canale, se sei nuovo benvenuto, allora iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o che sei passata, e condividi il video nei tuoi social. Allora, oggi parliamo di un altro tipo di tessuto. Io ho una rubrica nel mio canale YouTube dove ho trattato vari tipi di tessuti, che cosa utilizzare a livello di punto con la macchina per cucire o taglia e cuci, quali tipo di ago, tutti i consigli su quel determinato tessuto. Il pile è un tessuto leggero, però nello stesso tempo ha anche un tessuto caldo, ed è questa la particolarità di questo tipo di tessuto, perché unisce la leggerezza alla proprietà di riscaldare il corpo rispetto ai maglioni, che per riscaldare magari devono essere molto grossi e quindi ingoffano, mentre il pile ha proprio questa proprietà. È stato inventato negli anni 80 ed è unisex, cioè veste i grandi, i piccini, si fanno copertine, si fanno berretti, per tutti i gusti, per tutte le età. Quindi è un tessuto che viene utilizzato sia per il tessuto sartoriale, quindi sciarpe, cappelli, vestaglie da camera, magliette, magliettine, felpe, di tutto e di più, ma anche per il cucito creativo. È un tessuto che rimane molto morbido al tatto, e una delle sue caratteristiche positive è il fatto che è idrorepellente. È un tessuto felpato ultra fitto, ed è questo poterci dare un comfort termico. Altre caratteristiche sono che è stato fatto da microfibre in poliestere ed è un tessuto molto particolare con la trama molto fitta. Infatti, perché si formi questo tipo di tessuto, la maglia deve essere garzata da un lato o da entrambi i lati, ed è proprio questo passaggio nella costruzione del tessuto che fa sì che questo risulti molto voluminoso, cioè questo passaggio che gli dà volume, facendo rizzare le fibre che poi successivamente vengono rasate. Più fibre vengono garzate e più aria imprigionano, di conseguenza fanno sì che l'aria non entri, e quindi fa sì che possa essere un tessuto caldo, perché è isolante. Infatti il potere isolante del pile è una delle sue più importanti caratteristiche, quindi la comprimibilità, la tessitura fitta, e quindi più è termico e più la tessitura è fitta. Lo possiamo trovare in pesi diversi, quindi dal più pesante al più leggero, che viene chiamato micro pile. Riassumiamo: la capacità fondamentale di questo tipo di tessuto è la sua capacità isolante, quindi il potere isolante, perché trattiene l'umidità. Inoltre il pile è un tessuto che viene riciclato a partire dalle fibre PET, che si chiama PET, che è il polietilene teleftalato, che è quello che viene prodotto dalle bottiglie di plastico. È una tipologia di poliestere. Un maglione di pile equivale a 25 bottiglie di plastica da 2 litri, e quindi costituisce poi alla fine il 25% del materiale. Come si cuce? E tutti i trucchi che ogni volta ti do per quanto riguarda i tessuti. Come identificare il dritto e il rovescio? Lo possiamo fare in maniera molto semplice, cioè guardando, osservando come si arrotola il pile, e si arrotola più sul dritto piuttosto che sul rovescio. Quindi se abbiamo un dubbio, sappiamo che si arrotola sulla parte del dritto e il rovescio è la parte più garzata. Come si rinforza questo tipo di tessuto? Ovviamente non si può rinforzare con la teletta termoadesiva, perché si scioglierebbe. Quindi l'ideale in questi casi, quando non se ne può fare a meno, è utilizzare un tessuto di rinforzo da cucire o a macchina o a mano. Filo, ago e punto consigliati. E ti consiglio, se usi la macchina per cucire o la taglia e cuci. Io preferisco la taglia e cuci, però se tu non possiedi la taglia e cuci, ti do i consigli per la macchina per cucire. Quindi iniziamo a parlare con la macchina per cucire. Punto dritto 3 mm, ago universale o
oppure l'Agro Microtex, che puoi trovare tranquillamente su Nikishop, su Amazon e via dicendo, che è più consigliato quando il tessuto di pile è molto fitto. Le cuciture vanno cucite aperte in questo caso e appiattite con uno speciale attrezzo oppure con le mani. Non c'è bisogno in questo caso di sorfilare, perché è un tessuto che tra tutte le qualità che ha è quello che non sfilaccia, quindi non c'è bisogno di sorfilare e di rifinire, non essenzialmente è importante. Si può impunturare la cucitura con un ago gemello, quindi cucitura aperta impunturata con l'ago gemello. Passiamo alla taglia e cuci, che è la mia preferita. Sopragitto a 4 fili e punto lungo 3,4 4 mm. È il mio preferito con la taglia e cuci. Forse se l'ha capito, vabbè. Gli accessori utili in questo caso sono i piedini. Per esempio il piedino trasportatore o doppio trasporto è un piedino speciale che ha le griffe di trasporto proprio sotto il piedino, quindi la macchina per cucire avrà il trasporto solito, diciamo che nella placca ago, e sia il trasporto nel piedino, quindi avrà un doppio, per questo che si chiama doppio trasporto, perché è un trasporto inferiore e superiore. Ci sono delle macchine che hanno il doppio trasporto già inserito tra le macchine più care ad alto livello. Questo tipo di operazione di doppio trasporto, sia che tu ce l'abbia con la macchina per cucire, sia che tu utilizzi un piedino specifico, fa in modo che il tessuto possa essere trascinato con più facilità. Oppure puoi utilizzare il piedino a rulli, di cui ti ho parlato in vari video. Ce ne sono di piedino a rulli in plastica trasparente, rulli in Teflon che ho comprato ma non ho ancora usato, ma te lo farò vedere, in metallo, ma non riesco a trovarlo su Amazon. Vabbè, comunque se lo trovo ti metto giù il link per poterli acquistare. Rifiniture, parliamo di come si rifinisce questo tipo di tessuto. Se devi fare delle asole ti consiglio di utilizzare la tela idrosolubile, è una tela speciale che tu la metti diciamo sopra il tessuto, quindi dà quella consistenza al tessuto. Ovviamente non devi stirare nulla perché si scioglierebbe il pile non va stirato, tu la devi semplicemente mettere sopra il tessuto e fare l'asola. Una volta che l'asola è finita lo puoi bagnare nell'acqua e questa pellicola si scioglierà e quindi sparirà dal tessuto. Si piega il tessuto e si cuce con un punto dritto. Se proprio vuoi fare una cucitura più professionale, puoi sorfilare il bordo, rigirarlo, quindi dalla parte rovescia, quindi dal dritto al rovescio, quindi girare l'orlo e poi ribatterlo. Oppure, ancora più sofisticata come cosa, utilizzare lo sbieco, quindi un nastrino in sbieco per rifinirlo, e questo io l'ho utilizzato tante volte, specialmente quando si fanno le copertine, ed è carina la copertina sia nel dritto che nel rovescio. Si utilizza solitamente il nastro di sbieco in tinta, ovviamente con la stoffa che stai cucendo. Ultima parte di questo video, la manutenzione. Quindi quali sono le tecniche e i consigli per mantenere il tuo tessuto e quindi la tua creazione di pile nel miglior modo possibile? Te lo dico subito. Lavare in lavatrice a 30 gradi con un detersivo liquido, questo è importante perché il detersivo solido, quindi il detersivo in scaglie, potrebbe rovinare il tessuto, quindi detersivo liquido. Una caratteristica pro di questo tessuto è che si asciuga facilmente. È importante, lo ridico, non si stira, quindi non si stira e quindi non ha bisogno neanche di essere stirato. Un contro di questo tessuto, fino adesso abbiamo parlato di pro di questo tessuto meraviglioso che può essere utilizzato per tanti scopi, che non si deve stirare, che asciuga facilmente, che fa caldo, tante cose. Un contro è, poverino anche lui, attira cattivi odori, quindi lo devi per forza lavare, lo devi lavare spesso, non lo puoi lasciare così.
vabbè, comunque ha talmente tanti pro che questo contro glielo concediamo. Benissimo, il video è finito qui. Fammi sapere nei commenti se ti piacciono, se ti sono utili i video sui tessuti. Secondo me sono utilissimi, anche perché li avrei voluti tempo fa quando ho iniziato a cucire, anche perché io ti consiglio di scriverteli tutte in un quaderno, in modo tale che quando devi cucire un determinato tessuto sai che tipo di piedino devi utilizzare, quale tipo di punto, quale tipo di rifinitura, quindi hai tutto a portata di mano. Lasciami un bel commentino, un bel like, io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e al prossimo video!